Stai cercando un tutorial per borse che sia facile da eseguire ma anche di grande effetto? Eccolo qui! Oggi creiamo insieme questa splendida borsa d'uncinetto con effetto frange. È super trendy e molto versatile. Pensi che sia difficile? Ti assicuro di no. Il segreto di questa texture così originale è un punto magico ma davvero semplicissimo da eseguire. Ti basterà conoscere il punto basso e il punto bassissimo ed io ti seguirò passo dopo passo. Iniziamo subito e non dimenticare di iscriverti al canale. Per questo progetto sto utilizzando un filato, questo è un cordino Swantai da 2,5 mm ed un uncinetto numero 3, potrebbe andare bene anche un 3,5 o un 4 con questo filato, un ago da lana, dei marcapunti, 1 metro, delle forbici e poiché ho intenzione di foderare la borsa utilizzerò anche un pezzo di stoffa e del normale cotone. È opzionale anche un righello. Siccome questa borsa non la voglio troppo grande, inizio con 22 catenelle. Chiaramente se la volete più larga aumentate questo numero e al contrario se la volete più piccolina ancora diminuitelo. Per me andranno bene 22 catenelle. La 22esima catenella teniamola un po' morbida, un po' larga, non stringiamola troppo, ok? E la andiamo a marcare e subito dopo andiamo a lavorare la prima maglia. Non lavoriamo però l'intero punto, ma andiamo a lavorare nella parte di dietro, questa qui. Sono queste. Quindi prendiamo questa semplice asolina che si forma sul retro della catenella. E la andiamo a marcare. Io metterò un marcapunti rosso perché è quello più visibile, perché questo sarà l'inizio del mio giro. Adesso vado a fare tutti i punti bassi fino ad arrivare alla prima catenella, fino ad arrivare qui. Arrivati alla prima catenella, prendendo questa volta il punto pieno, andiamo a lavorare 4 maglie basse. Questa è la prima e la vado subito a marcare. La seconda, la terza e la quarta. Anche questa qui la vado a marcare. Questi 2 marcapunti mi vanno a segnalare qual è la parte in cui dovrò fare gli aumenti nei prossimi giri. 1, 2, 3 e 4. Continuo facendo delle maglie basse anche da questo lato perché dovremo avere lo stesso numero di maglie sia da questa parte che da quest'altra. Quindi in corrispondenza di questa maglia, questa qui, cioè qua, vado a lavorare la prima maglia bassa e continuo così fino ad arrivare dall'altro lato.
prendo la maglia intera, vedete? Qui in corrispondenza della prima maglia, dove c'è il marcapunti rosso, vado a fare anche da questa parte l'ultima maglia. Mentre qui dove abbiamo il primo marcapunti lo togliamo e andiamo a lavorare 4 maglie così come abbiamo fatto da quest'altra parte. Una e la vado a marcare subito. Nello stesso punto vado a fare altre 3. Due. E qui c'è l'ultimo punto. Anche questo punto lo andiamo a marcare. Quindi anche da questo lato abbiamo 4 maglie dove poter fare gli aumenti. A questo punto cominciamo a lavorare a spirale, quindi non dimentichiamo di rimettere il marcapunti ogni volta che facciamo il primo punto. Ecco qui, questo è il primo punto del nuovo giro. E lavoro tutte maglie basse fino ad arrivare al marcapunti successivo. Arrivati a questo punto togliamo il marcapunti, lavoriamo il primo aumento, quindi 2 maglie nello stesso punto, 1 e 2, e vado a rimettere il marcapunti nella prima di queste. Continuiamo con gli aumenti, quindi altri 2 punti in questa maglia. Ancora 2 in quella successiva. E nell'ultima maglia, quella con il marcapunti, un altro aumento, quindi andiamo a togliere il marcapunti, lavoriamo 2 maglie e questa volta il marcapunti lo mettiamo nell'ultima maglia lavorata. Devono essere sempre in corrispondenza, qui nella prima, qui nell'ultima.
Quindi adesso invece di avere 4 maglie ne abbiamo 8 tra un marcapunti e l'altro, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E continuiamo così facendo la stessa cosa anche dall'altra estremità. Anche da questa parte togliamo il marcapunti e iniziamo con gli aumenti. Abbiamo un aumento in ogni maglia che si presenta e andiamo a marcare anche qui la prima. Un altro aumento qui, un altro in quest'altra maglia e l'ultimo aumento dove c'è il marcapunti, quindi lo togliamo per poi rimetterlo nell'ultima maglia che lavorerò. Ed anche questo giro è finito. Togliamo il marcapunti, lavoriamo il primo punto e rimettiamo subito il marcapunti. Scusate se sono ripetitiva, ma mettere il marcapunti per segnare qual è il primo punto del nuovo giro è importante, specialmente quando si lavora a spirale. Non bisogna mai perdere di vista qual è il primo punto. Continuiamo a lavorare maglie basse fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove inizieremo a fare un nuovo giro di aumenti. Questa volta non sarà più un aumento in ogni maglia, ma avremo un aumento ed una maglia semplice, una maglia singola, e lo dovremo fare per 4 volte. Lo togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare subito il primo aumento e subito dopo una maglia bassa singola e ripetiamo la sequenza: un aumento qui, e subito dopo una maglia singola. Un aumento ed una maglia. Ci sono rimaste 2 maglie da lavorare in questo modo, quindi l'ultimo aumento e dove c'è il marcapunti l'ultima maglia singola. Ed ora tutte maglie basse fino ad arrivare dall'altra parte. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, quindi iniziamo con un aumento e poi una maglia singola, un aumento ed una singola.
dove c'è il marcapunti, finiamo con la singola e completiamo questo giro. Cominciamo il giro successivo, dove tra un aumento e l'altro avremo bisogno di 2 maglie singole. Togliamo il marcapunti e lavoriamo un aumento, e questa volta facciamo 2 maglie singole. Probabilmente avrete capito che ogni giro che facciamo in più aumentiamo il numero di maglie singole tra un aumento e l'altro, quindi il prossimo giro sarà un aumento e 3 maglie singole, il giro successivo ancora un aumento e 4 maglie singole e via dicendo. Quindi io continuo con questa sequenza per questo giro, quindi un aumento e 2 maglie singole, e vado avanti così fino ad arrivare dalla parte opposta. Continuo con la stessa sequenza anche da questo lato, quindi 2 maglie assieme per fare il primo aumento e subito dopo le 2 maglie singole. Di nuovo l'aumento e 2 maglie singole. Ed inizio adesso un altro giro.
Adesso arrivati al marcapunti, vi avevo già anticipato che avremmo dovuto fare un aumento e 3 maglie singole, quindi tra un aumento e l'altro ci dovrebbero essere 3 maglie singole, però per evitare che si formino delle antiestetiche punte, vedete qui dove abbiamo fatto gli aumenti, si tende un po' a non essere proprio arrotondato. Quindi per evitare di avere queste punte man mano che andiamo avanti con il lavoro, invece di iniziare con l'aumento qui nella prima maglia, iniziamo con le 3 maglie singole e facciamo l'aumento successivamente. Quindi il numero di maglie non cambia assolutamente, è sempre lo stesso, semplicemente spostiamo il punto in cui va a finire l'aumento. Quindi questa è la prima maglia, la vado sempre a marcare, quindi 1, 2 e 3 e successivamente facciamo l'aumento. Di nuovo 3 maglie, 1, 2 e 3 e adesso l'aumento. Una, 2 e 3 e poi l'aumento. E dove c'è il marcapunti finiamo questa volta con l'aumento. E marchiamo l'ultima maglia. Adesso tutte maglie basse fino ad arrivare qui al marcapunti dove faremo la stessa sequenza, quindi 3 maglie singole, un aumento, 3 maglie singole, un aumento e così via. E finiamo anche da questo lato con un aumento. Inizio quello che per me sarà l'ultimo giro di aumenti, dopodiché non ne farò più. Se però voi volete continuare, ricordate sempre la stessa sequenza, quindi aggiungete ogni volta una maglia singola tra un aumento e l'altro.
Per questo giro di aumenti la sequenza da seguire è un aumento e 4 maglie singole. Però per lo stesso discorso di prima, per evitare quindi che si formino delle punte, invece di iniziare con l'aumento, io vado a lavorare 2 maglie singole, una e 2, un aumento e 2 maglie singole. Quindi in totale avremo sempre lo stesso numero di maglie, semplicemente il punto in cui va a finire la maglia doppia, l'aumento, è spostato. Quindi 2 maglie singole, un aumento e 2 maglie singole. Io adesso non vado più a mettere il marcapunti, l'avrei dovuto mettere in questa maglia, ma non lo metto più perché tanto non farò altri aumenti, quindi non mi serve che ci sia. Continuo, 2 maglie singole, un aumento e 2 maglie singole. Di nuovo 2 maglie singole, l'aumento e 2 maglie singole. Lo faccio per l'ultima volta da questo lato. E le ultime 2 maglie singole. Tolgo il marcapunti e vado avanti. Farò chiaramente la stessa sequenza anche dalla parte opposta. Tolgo definitivamente anche l'ultimo marcapunti e lascerò semplicemente quello rosso che mi indica l'inizio del giro. Questo non lo togliamo mai fino alla fine. Adesso lavoro il primo giro di 4. Farò 4 giri senza più aumenti. In tal modo la borsa comincerà a prendere forma, perché senza fare gli aumenti questo si incurverà in questo modo e si alzerà il lavoro. Quindi il corpo borsa lo sto iniziando in questo momento. Farò 4 giri prima di cominciare effettivamente a fare il punto pelliccia. Prima di andare a fare il primo giro del corpo borsa vado a misurare il mio fondo. Siamo a 20 cm per 7. Chiaramente se
volete una borsa più grande, ricordatevi di aumentare il numero di maglie che va da questo punto a questo punto. Quindi io ho lavorato 20 maglie nella parte centrale, perché nella prima e nell'ultima abbiamo fatto gli arrotondamenti. Quindi se non volete una borsa così piccola, invece di fare 20 maglie, aumentate a vostro piacere. Vado adesso a lavorare senza più aumenti. Ecco qui come si presenta il lavoro dopo 4 giri senza alcun aumento. Come potete vedere, il lavoro si è imbarcato e possiamo iniziare il punto pelliccia. Quindi togliamo il marcapunti ed andiamo a lavorare il primo punto basso. Rimettiamo sempre il marcapunti. A questo punto iniziamo il punto pelliccia. Io conosco 2 metodi per realizzare questo punto quando si lavora a spirale, quindi in tondo in questo modo. Il primo è utilizzando il pollice, così vi faccio vedere. Mettete il pollice al di sotto del filo, lo tirate giù fino alla misura desiderata ed eseguite poi il punto basso nella maglia successiva, così che il filo, questo cappio, resti intrappolato fra le 2 maglie. Ve lo faccio rivedere. Col pollice portate giù e poi il punto basso. Ve lo faccio rivedere ancora una volta e poi utilizzo il righello per farvi vedere il secondo metodo che conosco. Ecco qui. Questi cappi che si sono formati poi andranno tagliati e quindi usciranno le frange. L'altro metodo invece è forse il metodo meno pratico, insomma un pochino più laborioso, però fa venire il punto sicuramente tutto uguale. Vi faccio vedere come si utilizza. Io sto utilizzando un righello, ma può essere benissimo un pezzo di cartone o di plastica, insomma qualsiasi cosa che serva come misura di riferimento. Può essere anche chiaramente più grosso, più fino, insomma da quello dipenderà poi la lunghezza della frangia. Quindi si fa in questo modo, si passa il filo al di sotto o al contrario anche al di sopra del righello, si fa il giro tutto attorno e si lavora poi la maglia bassa successiva. Vi faccio vedere di nuovo. Questo è sicuramente il metodo meno pratico, un po' più fastidioso, però la misura della frangia sarà sempre uguale per tutta la borsa. Ecco qui, man mano che andate avanti spostate il righello in questo modo e avrete sempre la stessa misura a disposizione. Scegliete voi quale metodo volete utilizzare. Se vi sentite abbastanza sicuri, utilizzate anche soltanto il pollice. Se state utilizzando il righello, quando arrivate in prossimità della parte arrotondata della borsa potreste avere delle difficoltà.
quindi io faccio in questo modo, lo sfilo, lascio giusto un paio di maglie ancora attaccate al righello e in questo modo mi trovo un po' più comoda. E faccio così per tutta la parte arrotondata. Vi faccio inoltre notare che effettivamente la lunghezza delle frange è tutta uguale. Adesso dobbiamo iniziare un giro di punti bassi semplici. Vi faccio vedere, una volta tolto questo, che ogni punto ha la sua frangia e facciamo questo giro di punti bassi singoli, semplici, senza fare aumenti chiaramente. E facciamo tutto un giro di punti bassi. Ok, anche questo giro di punti bassi è finito e inizio un nuovo giro sempre a punto pelliccia. Quindi vado a fare il mio primo punto basso del giro, lo vado a marcare e ricomincio con il righello. Andrò a lavorare così, alternando un giro di punti bassi semplici ad un giro di punto pelliccia per tutto il resto della borsa. Questo almeno fino a quando non arriverò ad un'altezza adeguata per lavorare poi i manici. Mi viene da darvi un paio di consigli. Quando state lavorando il punto basso, quindi questo giro qui, mentre lavorate dovete entrare nel punto sottostante, tenete fermi col pollice le frange, entrate, prendete il filo e lavorate il punto basso tenendo ferme queste frange, perché si rischia di allentare un po' troppo il punto e quindi queste frange rischiano di accorciarsi. Non succede nulla perché poi basta tirarle e il punto ritorna al suo posto. Però se riuscite a lavorare tenendo ferme le frange è meglio. Un altro consiglio: ogni tanto fermatevi e controllate che le maglie siano esattamente quelle di partenza. Di partenza intendo dire alla fine del fondo. Se avete fatto il mio stesso numero di giri di aumenti per il fondo e siete partiti come me con 22 catenelle iniziali, dovreste avere come me 88 maglie.
se ce n'è una in più, una in meno, in realtà a fine lavoro non si nota, perché le frange comunque coprono un po' i difetti, però evitiamo che succeda, è per quello che mettiamo il marcapunti. In realtà lavorando a spirale non dovrebbero esserci errori, però contare le maglie di tanto in tanto non fa male. Questo vale proprio come regola generale quando si lavora all'uncinetto, quindi ogni tanto fermatevi e contate le maglie. Io continuo così, lavorando, alternando un giro di punti bassi ad un giro di punto pelliccia, e ci vediamo quando la borsa sarà arrivata ad un'altezza adeguata. Dopo 12 giri di punto pelliccia, contando da qui sono 12, vado a togliere il mio righello e inizio a fare dei giri a punto bassissimo. Questo prima di lavorare la parte dei manici. Quindi inizio sempre dal mio primo punto dove c'è il marcapunti, lavorando sempre a spirale. Dimenticavo di dirvi che i punti bassissimi sono presi in costa retro. Farò così qualche giro. Ecco qui. Dopo aver fatto 6 giri a punto bassissimo in costa retro, vado a prendere la misura della metà della borsa. La ripiego in questo modo . La ripiego in questo modo e vado a mettere un marcapunti da questa parte ed un altro marcapunti da quest'altra parte. Ora, per vedere se le due metà sono uguali, vado a contare le maglie. Io avevo in partenza 88 maglie, quindi escludendo queste due con i marcapunti dovrei avere 86 maglie, contando quindi queste e queste. Ecco, a questo punto io ho 43 maglie da questa parte e 43 da quest'altra, escludendo i due marcapunti. Quindi vado a ricavare la metà da questa parte e la metà da questa parte. Quindi la 22esima maglia è esattamente la maglia a metà. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la maglia centrale. Del mio lavoro, e rigirandolo dovrebbe essere questa l'altra maglia. Vado comunque sempre a contare, non fidiamoci dell'istinto, mi raccomando. (22) perfetta.
Queste sono le due metà. Vado a mettere dei marcapunti, calcolato più o meno nella decima maglia, quindi sia da questa parte che da quest'altra, per avere un'apertura per la mano. Prendiamo più o meno una misura così, non c'è niente di standard. Quindi 2, 4, 6, 8, 10. E farò la stessa cosa anche da questa parte. Queste sono le maglie che andrò a saltare adesso che devo fare il manico, sia da questa parte che da quest'altra. Inizio il nuovo giro togliendo il marcapunti e lavorando delle maglie bassissime, sempre in costa retro, fino ad arrivare al marcapunti. Da questo marcapunti a quest'altro sono esattamente 21 maglie, quindi facciamo 21 catenelle e passiamo a lavorare poi da questa parte. Dopo aver fatto 21 catenelle iniziamo a lavorare dalla maglia successiva al marcapunti, facendo ovviamente dei punti bassissimi fino a fare tutto il giro ed arrivare dalla parte opposta. Senza lavorare la maglia dove c'è il marcapunti, anche da questo lato facciamo 21 catenelle. Saltiamo la parte centrale e ci attacchiamo nella catenella, nella maglia che si trova subito dopo il marcapunti. E lavoriamo anche qui tutti i punti bassissimi. Lavorando sempre a spirale lavoriamo anche non questa maglia ma direttamente questa qui, cioè la prima del manico, facendo sempre delle maglie bassissime.
Anche da questo lato non lavoriamo la prima maglia, ma direttamente nella seconda. Continuiamo così fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Anche da questa parte non lavoriamo questa maglia, ma direttamente nella prima catenella. Anche da questa parte saltiamo la prima maglia e entriamo direttamente nella seconda. E finiamo il giro. Qui lavoriamo tutte le maglie così come si presentano. Se per lavorare il manico avete difficoltà a capire qual è la costina posteriore, guardate, basta seguire questa catena, ok, come se è questa la maglia di riferimento, quindi la costina posteriore è questa qui. Vedete, deve essere un tutt'uno. Anche da questa parte questa è la maglia corretta, quindi la costina posteriore è questa qui, non questa qua dietro, questa. Arrivati all'ultimo punto, tiriamo un po' la solina, tagliamo il filo e con un ago andiamo a chiudere il punto. Chiaramente quando si lavora a spirale alla fine si crea un piccolo, ma proprio davvero piccolo dislivello che non si noterà molto
anche perché questa è la parte laterale della borsa, vedete? Non si noterà assolutamente nulla. Prima di tagliare il filo andiamolo a nascondere facendolo passare attraverso qualche maglia. Lo andiamo anche a bruciare, così è sicuro che non uscirà più. Possiamo anche togliere i marcapunti. Quello che ci è rimasto da fare, oltre che foderarla, andare a tagliare tutte queste asole. Prima di tagliare i fili vi faccio notare che all'interno della borsa ci sono questi fili un po' larghi. Vediamo se si riesce a vedere bene in camera. Vedete, sono un po' larghi. Questo perché dobbiamo prendere i fili e tirarli il più possibile. Dobbiamo farlo con tutti i fili, perché all'interno ce ne sono tanti di fili un po' lenti, vedete? Li dobbiamo tirare. Io non solo lo faccio con le mani, ma anche con una piccola spazzola che ho preso dalla mia nipotina, una spazzola per bambole. Vi faccio vedere. Non vi preoccupate, perché questo filato non si rovinerà pettinandolo. Adesso con un po' di pazienza andiamo a tagliare tutti i fili. E prima di passare a tagliare le asole che si trovano, prima di iniziare a tagliare le altre asole, consiglio di bruciacchiare un po' le punte per evitare poi che sfilaccino, facendo in questo modo. Appena appena, non dobbiamo proprio bruciare completamente il filo, ma semplicemente lo andiamo un po' a rendere più resistente. Con un po' di pazienza andiamo a fare questo per tutto il resto della borsa.
Ed ecco qui la borsa finita o quasi, mi manca soltanto la fodera interna, ma lo farò successivamente, e vi faccio vedere com'è l'effetto un po' spettinato di queste frange. È proprio così che la volevo. Ho aggiunto una catena con dei moschettoni, così da utilizzarla anche a tracolla, e può essere afferrata in questo modo, molto semplice. Vi faccio vedere le misure della borsa finita, da metà laterale all'altra metà sono 30 cm, l'altezza finale fino alla metà del fondo sono 23 cm. Sui 18 cm la parte dell'altezza, senza considerare il fondo. La borsa è davvero molto capiente, manca solo la fodera interna che farò successivamente. Che ne pensate? A me sembra davvero bellissima. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se avreste fatto qualcosa di diverso. C'è sempre da imparare e io sono qui anche per questo. Grazie.